sweet. His name is Louis. I like animals. I think they're one of God's most incredible creations. È davvero possibile che una delle collaborazioni musicali destinate a diventare tra le più memorabili e uno dei duetti più leggendari della storia sia sfumato per colpa di questo lama? Secondo quanto riferito dal manager dei Queen, Jim Beach, sì. La presenza costante di quel lama nello studio di registrazione fu una delle ragioni che contribuirono a far naufragare uno dei progetti più leggendari di sempre nel panorama musicale mondiale. Negli anni '80, entrambi all'apice del successo, Michael Jackson, reduce dall'enorme trionfo mondiale di Thriller, e Freddie Mercury, già una leggenda vivente con i Queen, decisero di collaborare per registrare alcuni brani insieme. Ma a causa di eventi bizzarri, imprevisti e incomprensioni, il risultato di questo incontro è rimasto un semplice demo con la voce dei due artisti registrata in sole 3 tracce. Tuttavia, la storia di quei giorni trascorsi insieme ha dato vita a leggende e racconti che continuano ad affascinare i fan di entrambi gli artisti, mantenendo viva la memoria di un'opportunità che sarebbe potuta diventare uno dei lavori più straordinari tra due vere e proprie icone della musica. Nei primi tempi, circa 3 o 4 anni fa, veniva spesso a vedere i nostri concerti al Forum di Los Angeles. Credo che gli piacessimo, così ebbi modo di conoscerlo, raccontò Mercury alla giornalista Lisa Robinson in un'intervista del 1983. Continuava a venire ai nostri spettacoli, e così una sera iniziamo a parlare. Michael Jackson era un grande fan dei Queen, ma come rivelò lui stesso a un giornalista nel backstage di un loro concerto, la sua ammirazione era rivolta in particolare a Freddie Mercury. Quando il giornalista gli chiese «Posso dire ai miei spettatori che Michael Jackson è un fan dei Queen?» Jackson, sorridendo, rispose «Sono un fan di Freddie Mercury». I due strinsero amicizia quando Michael Jackson ascoltò il materiale registrato dai Queen per l'album The Game e insistette affinché il singolo scelto fosse Another One Bites the Dust, convincendo in particolare Roger Taylor, che inizialmente riteneva il brano troppo distante dalle tipiche sonorità della band. Il consiglio si rivelò azzeccato, e il successo travolgente della canzone, insieme a quello dell'album, confermò la grande intuizione di Jackson. Freddie Mercury era affascinato dal giovane talento di Michael Jackson, soprattutto considerando la sua già notevole influenza nel panorama musicale. I due infatti avevano 12 anni di differenza, e il frontman dei Queen era colpito dal fatto che il re del pop fosse nel settore musicale da più tempo di lui. Un dettaglio che assumeva un'importanza particolare alla luce del clamoroso successo che Jackson aveva già raggiunto. Questa differenza di età e di esperienza alimentava in Mercury una profonda ammirazione nei confronti del giovane artista. Una curiosità da ricordare, a parte ai grandi fan dei due artisti, è che Freddie Mercury era stato molto vicino anche al partecipare al celebre album Thriller, un'opportunità che avrebbe potuto arricchire ulteriormente quel capolavoro della musica pop. Sta di fatto che qualche anno più tardi, guidati dal loro profondo legame di amicizia e dalla reciproca stima, i due leggendari musicisti decisero di riunirsi per dar vita a una straordinaria collaborazione musicale. Il luogo dell'incontro fu la residenza di famiglia di Michael Jackson a Encino, in California, dove viveva ancora con i genitori. La casa, dotata di uno studio di registrazione, fu il luogo in cui iniziarono a lavorare insieme, prima che Jackson si trasferisse nella più celebre Neverland. Nei ricordi di Peter Freestone, l'assistente personale di Freddie Mercury. Scendemmo dalla macchina e ci ritrovammo di fronte ad una villa in stile Tudor, con facciata a mattoncini al piano inferiore e stucco bianco e legno al piano superiore. Michael ci venne incontro salutandoci con un grande sorriso. Prima di poter entrare, insistette perché lo accompagnassimo a fare un giro intorno alla proprietà. Non mi dimenticherò mai Freddie Mercury che camminava in mezzo al fango indossando jeans bianchi e scarpe da ginnastica bianche. Michael ci mostrò tutti gli animali, e poi ci portò ai piedi di un laghetto dove aveva dei cigni. Amava davvero quegli animali. Facevano parte della sua famiglia. Dopo aver esplorato la proprietà, Michael condusse i due all'interno della casa per continuare la visita. Arrivati nella sua stanza, la loro attenzione fu catturata da un grande materasso posizionato direttamente sul pavimento, al centro della stanza. Freddie, con il suo spirito ironico, fece subito notare l'assenza di un letto, sottolineando che Michael avrebbe sicuramente potuto permettersene uno. Michael spiegò che preferiva dormire a contatto con la terra, una scelta che rifletteva il suo lato più spirituale. Freddie a quel punto non perse l'occasione per scherzare, sottolineando che nonostante tutto si trovavano comunque al primo piano. Di lì a breve, i due scesero nello studio di registrazione e iniziarono a lavorare su alcuni brani.
Secondo alcune fonti, questi pezzi erano destinati all'album dei Queen Hot Space, mentre altre indicano che l'intento fosse quello di realizzare un album di duetti. Alcuni sostengono che i brani fossero invece concepiti per un futuro progetto di Michael Jackson. Qualunque fosse la loro destinazione finale, è chiaro che i due iniziarono a registrare dei demo per 3 canzoni: There Must Be More to Life Than This, State of Shock e Victory. Le 3 canzoni furono registrate, ma purtroppo non vennero mai mixate, e quel demo rimase così un lavoro incompiuto. Questo ha lasciato un senso di incompletezza attorno a quella collaborazione, poiché i fan e gli appassionati di musica si sono sempre chiesti come sarebbero potute suonare le tracce una volta completate. L'unione dei talenti di Freddie Mercury e Michael Jackson avrebbe sicuramente potuto dare vita a un capolavoro, ma alcune circostanze hanno impedito che ciò accadesse, rendendo ogni informazione su quel progetto un pezzo affascinante di storia musicale. Erano grandi canzoni, ma il problema era il tempo, poiché entrambi eravamo molto impegnati in quel periodo, ricordò Mercury in seguito, nel libro An Intimate Biography of Freddie Mercury. Durante un'intervista, parlando sempre di Jackson, Mercury osservò anche che il suo amico ora preferiva trascorrere le giornate a casa. Non gli piace più uscire, sostiene che tutto ciò di cui ha bisogno può averlo tra le mura domestiche. Qualunque cosa desideri, la compra semplicemente. Non è il mio stile, ma è il suo. Io non lo farei. Mi annoierei a morte. Esco tutte le sere e detesto restare nella stessa stanza troppo a lungo. Tuttavia, come spesso accade quando si parla di leggende di tale portata, nel tempo sono emerse varie teorie, fondate o meno, che hanno contribuito ad alimentare il già affascinante mistero attorno a quella collaborazione mai completata. Alcune voci suggeriscono che il motivo per cui i due artisti non si incontrarono più per completare il loro lavoro sia legato a diversi episodi. Si racconta, ad esempio, che Freddie Mercury, noto per la sua meticolosa cura dei vestiti, non avesse affatto apprezzato di essersi sporcato i jeans durante la visita alle stalle degli animali di Jackson, attività alla quale, peraltro, non era minimamente interessato. Altri raccontano che Jackson si sentì offeso dalla battuta che Mercury fece all'interno della sua camera da letto riguardo l'abitudine del giovane artista di dormire a terra. In aggiunta, alcuni sostengono che la rottura sia stata causata dalle loro divergenze professionali. Jackson, celebre per il suo perfezionismo maniacale, entrava spesso in contrasto con l'approccio più spontaneo e improvvisato di Mercury, rendendo complicato trovare un'armonia creativa tra i due. Altri resoconti indicano che Michael Jackson non fosse affatto contento del consumo di droga da parte di Freddie Mercury nella sua casa. Elton John, inoltre, confermò questa tendenza di Mercury, dichiarando: «Freddie riusciva a fare festa più a lungo di me, il che è tutto dire. Restavamo svegli per notti intere, ancora carichi alle 11 del mattino». Un'ultima spiegazione, fornita dal manager dei Queen, Jim Beach, suggerisce che uno dei motivi dell'interruzione della collaborazione fosse legato a un episodio alquanto insolito. Secondo Beach, Michael Jackson portava regolarmente il suo lama da compagnia in studio durante le sessioni di registrazione, un fatto che sorprese e infastidì profondamente Freddie Mercury. In un'intervista per il documentario The Great Pretender, Beach ricorda una telefonata urgente ricevuta da Mercury, in cui il cantante disse: «Devi tirarmi fuori da qui». Quando il manager gli chiese il motivo, Mercury rispose esasperato: «Sto registrando con un lama. Michael porta il suo lama da compagnia nello studio ogni giorno, e io non ci sono abituato. Ne ho abbastanza, voglio andarmene». Che questi racconti siano veri o solo frutto di speculazioni, nessuno può dirlo con certezza. Tuttavia, ciò che è innegabile è il fascino che continua a circondare la loro mancata collaborazione, un intreccio di aneddoti e leggende che non fa altro che arricchire il mito di due delle più grandi icone della storia della musica. Successivamente State of Shock venne reincisa dai Jackson insieme a Mick Jagger e pubblicata come singolo nel 1984. Ironia della sorte, Jagger eseguì poi il brano dal vivo con Tina Turner durante lo stesso Live Aid, in cui Freddie Mercury lasciò un'impronta indelebile con una delle sue esibizioni più memorabili. There Must Be More to Life Than This, registrata come duetto tra i due artisti, venne successivamente rielaborata dal solo Mercury, che decise di pubblicarla come brano solista. La versione definitiva venne inclusa nel suo album Mr. Bad Guy, uscito nel 1985. Tra speculazioni, leggende e racconti, e nonostante il rammarico per un progetto incompiuto, Michael Jackson e Freddie Mercury hanno lasciato un'eredità musicale che rimarrà eterna. Le loro straordinarie carriere e l'influenza duratura sulla musica popolare continuano a ispirare generazioni su generazioni, consolidando il loro status di icone senza tempo.